Ed eccoli qua, pan dei morti, la mia versione, 22 ingredienti della tradizione povera. Se vuoi vedere come realizzarli, guarda il video fino in fondo. Buongiorno a tutti voi, benvenuti nella mia cucina. Siamo in procinto di una festività importante, quella dei morti di Ognissanti, quindi siamo nel periodo di novembre e andiamo a realizzare un dolcetto molto particolare della tradizione che ha una marea di ingredienti che non finiscono mai, ma in realtà ha un grado di difficoltà pari a zero. Con che cosa voglio deliziarvi gli occhi e il palato questa volta? Ma con dei pan dei morti strepitosi. Come possiamo vedere, gli ingredienti sono una marea, 22 per la precisione, una carrellata di elementi, uno più buono dell'altro. È un piatto comunque semplice e povero, e qui poi vedremo se effettivamente lo è. Ma non perdiamo del tempo prezioso in chiacchiere, andiamo subito alla carrellata degli ingredienti. Il primo ingrediente che vi mostro è la farina. Qui l'ho già setacciata, ce ne vogliono 200 grammi tipo 00 o comunque farina piuttosto debole. Altro ingrediente fondamentale, l'uvetta secca, ce ne occorreranno 100 grammi e deve essere in ammollo nell'acqua per almeno una trentina di minuti. Utilizzo 30 grammi di pinoli, 30 grammi di noci, 60 grammi di mandorle non pelate, 40 grammi di cacao amaro in polvere, 8 grammi di lievito in bustina, un baccello di vaniglia, 70 grammi di castagne già cotte, morbide, pronte per l'uso, 15 grammi di granella di pistacchio, 3 chiodi di garofano, un po' di noce moscata, 170 grammi di zucchero semolato, 70 grammi di fichi secchi, 250 grammi di savoiardi, mezzo cucchiaino da caffè di cannella, 80 grammi di amaretti imprescindibili. Ci occorrono gli albumi di 3 uova, un po' di zucchero a velo per spolverizzare i biscottoni, un abbondante cucchiaio di caffè di miele d'acacia e concludiamo, e ve lo prometto, con 100 ml di vino liquoroso. Basta, di ingredienti non ce ne sono più e non ne voglio vedere altri. Passiamo subito ai procedimenti, ma prima sigla! Come anticipatovi poc'anzi, pur avendo una caterba di ingredienti, è una ricetta che si realizza con una facilità estrema. Prima cosa che dobbiamo andare a fare è ridurre in granella tutta la frutta secca. Allora, prendiamo uno strumento come questo che ci salva la vita, prendo gli amaretti e vado a inserirli tutti dentro. Inserisco il coperchio e do la prima triturata. Nello stesso modo prendo i savoiardi e li inserisco all'interno, magari li spezzetto anche un pochino, ce ne occorrono 250 grammi e continuiamo a triturare. Nella tradizione si utilizzano anche dei biscotti secchi da mettere dentro, io quelli però li utilizzo per fare le cheesecake, quindi qua non ce ne sono. Qui ci fermiamo, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, siamo perfetti. Ora, con i savoiardi e gli amaretti messi da parte, andiamo a triturare nella stessa maniera anche i restanti degli ingredienti, quindi pinoli, noci, le mandorle. Pinoli dentro, granella di pistacchio. Questa in realtà non è prevista nella ricetta originale, però essendo una ricetta povera e svuota dispensa, ce li avevo e se ne vanno. Mettiamo le noci e le mandorle. Come vedete, le mandorle le ho prese con la buccia, è fondamentale che abbiano la buccia ancora sopra e non quelle pelate. Eccoli qua, questa è la granulometria che dobbiamo ottenere. Inserisco la frutta secca dentro i savoiardi e gli amaretti. Ora veniamo alla parte divertente. Lo so, questa fase qui si può fare anche con il robot, però io la faccio manualmente perché i pezzettini della frutta secca deve rimanere comunque grossolana. Vado dai fichi, guardate che belli questi fichi secchi, li mettiamo qua e iniziamo a tagliarli grossolanamente. Allora, faccio nella stessa maniera anche con le castagne, quindi le tagliuzzo grossolanamente e poi le trituro.
Questa è pressappoco la consistenza che dobbiamo ottenere. Dopo averle triturate e sminuzzate in questa maniera, tutta la frutta secca se ne va nel contenitore principale. Iniziamo a mettere i fichi secchi, l'uvetta passa e le castagne. Questi sono i sapori dell'autunno. Lo so che è un dolce che ricorda dei momenti un po' particolari di persone che non ci sono più. Però non solo questo, ricorda anche l'ingresso in una delle stagioni più straordinarie del nostro paese. E adesso gli diamo una rimestata. Qui io uso la marisa, ma si può usare la forchetta, quello che volete, anche un cucchiaio classico. L'importante è che mescoliamo bene. Per migliorare la cosa vado dentro con le mani e sbriciolo il tutto, senza fare troppo casino. Eccole qua. Guardate che impasto straordinario che sta venendo fuori. Vado dentro con i 200 g di farina che ho già setacciato 2 volte, tutta dentro, gli 8 g di lievito e i 40 g di cacao amaro, così in polvere. Do una bella mescolata al tutto. Questo è l'effetto che dovete ottenere dall'impasto. Guardate che meraviglia, e anche il colore è proprio così. E adesso, cosa fondamentale, ci concentriamo sulle spezie. La prima sulla quale metto il focus è questa vaniglia qui. La cosa che vado a fare è schiacciare la vaniglia in questa maniera, dopodiché pratico con un coltello un'incisione qui al centro per tutta la lunghezza del baccello e vado piano piano ad estrarre tutta la polpa. Guardate quanta ne viene fuori. La vado a inserire dentro lo zucchero. Prendiamo i chiodi di garofano, li mettiamo qua sul tagliere, un paio, anzi tutti e 3, e questi vanno tritati. Mi raccomando che siano veramente tritati perché altrimenti avere un pezzettino di chiodo di garofano in bocca. Anche questo dentro lo zucchero. Vado a riprendere l'impasto principale, aggiungo dentro tutto lo zucchero con i chiodi di garofano e la vaniglia, afferro la noce moscata. Ecco, io non sono un amante di mettere troppa noce moscata, però in questo caso un pochino in più ce ne va. Questo diciamo che è il quantitativo sufficiente. Ed infine la cannella. Ora, la cannella è una spezia particolarmente forte, quindi non esagerate. Io ne metto una punta di mezzo cucchiaino da caffè. Anche qui continuo a mescolare. Terzo atto di questa ricetta, andiamo a concentrarci sulla parte liquida. Quello che vado a fare è prendere una boule, inserisco i 3 albumi d'uovo all'interno, molto bene, vado ad aggiungere un po' di sale, inserisco i 100 g di passito, potete usare quello che volete, a me piace la cacia e utilizzo la cacia. Vado a sbatterlo leggermente, perfetto, così è l'ideale, tutto dentro fino all'ultimo. Vedete, man mano che giriamo l'impasto tende ad inumidirsi e a creare questo effetto particolare. Non deve essere troppo morbido, anzi assolutamente deve mantenere questa consistenza morbida, non liquida e neanche troppo secco. Andiamo sulla spianatoia con un po' di farina sopra. Se siamo stati sufficientemente bravi, abbiamo già ottenuto un panetto di questo genere. Vado ad impastarlo ancora un po' con le mani. Se l'impasto ci dovesse risultare leggermente umido, potete aggiungere ancora un po' di farina.
Eccolo qua, lo ricopriamo leggermente di farina come strato protettivo. Molto bene, iniziamo a creare il biscottone. Allora, prima cosa, divido l'impasto, ne prendo un pezzo, eccoli qua. Allora, li andiamo a tagliare di una misura che ci possa permettere di avere un biscottone, quindi io direi che stare sopra la misura di un dito è perfetto. Quindi questo qua lo prendiamo, guardate che pezzettone, e dobbiamo proprio lavorarlo. Allora andiamo a schiacciarlo leggermente con le mani e poi cerchiamo di fare una punta, ecco, guardate, così, proprio in questa maniera. Dobbiamo ottenere un effetto di questa portata qua, quindi uno spessore più o meno di un dito, appuntito agli estremi e particolarmente bello anche da vedere. Questi biscottoni li andiamo ad adagiare su una teglia. Eccoli qua, guardate che splendidi che sono. Hanno un profumo invitante. Andiamo all'operazione successiva e poi dritti nel forno. Io metto quasi sempre lo zucchero a velo sui dolci prima di infornarli, proprio per fare una barriera a vapore. Così. Se ne vanno in forno 180 gradi preriscaldato 18 massimo 20 minuti. Mi raccomando, devono rimanere morbidi all'interno. Ed eccoli qua, che spettacolo, guardate che belli che sono. Adesso aspettiamo che si raffreddano e andiamo di diritto comunque alla prova dell'assaggio. Vado a cospargerli con lo zucchero a velo e vediamo cosa succede. Abbondante sopra. Che meraviglia! La tradizione vuole che si preparino il 31 di ottobre per consumarli il 2 di novembre. Piatto di portata, ardesia gigante e vediamo un po'. Andiamo a distribuirli un po' tutti. Ed ecco il pronto il pan dei morti, la mia versione. Sono pronto, mi sacrifico per la prova dell'assaggio, andiamo a vedere come sono venuti. Guardate che belli che sono, una meraviglia. Andiamo a vedere se effettivamente dentro sono rimasti morbidi. Guardate qua e voilà. Guardate che spettacolo che c'è dentro. Ovviamente, come ho detto prima, questi qua più li fate aspettare, almeno un paio di giorni, e più saranno ancora più buoni. Io intanto vado a vedere, mi metto a favore di camera, eccolo qui. Pronto? Vado. Profumo eccezionale. Mamma mia, eccezionale. Nonostante ci sia ancora dell'umidità dentro il biscotto, si riesce a percepire tutti gli ingredienti. Sento bene l'uvetta, il fico. Si sente anche il chiodo di garofano, va bene, il passito, si sente anche questo. Mamma mia, la castagna dentro. Come un sa. L'amaretto arriva all'ultimo ed è sempre il benvenuto. Si riesce anche a percepire fino in fondo il sentore del chiodo di garofano che ti lascia quella. È l'ultima cosa che senti in bocca. Devo dire che pensavo che con queste dosi magari insomma sarebbe venuto anche un po' zuccherato, invece secondo me così è perfetto. Il miele si sente appena appena, lo zucchero c'è, però è più il sentore di quello della frutta secca che quello dello zucchero semolato. Sono molto contento di questo biscottone. Adesso lo vado a pucciare come alla vecchia maniera, anche qui se ci passa dentro il passito, facciamo una cosa vergognosa che non si può fare, ma io la faccio. Ma perché no? Ma perché no? Spero che questa ricetta arrivi per tempo per far sì che voi possiate provarla e offrirla ai vostri cari, non soltanto a quelli che non ci sono più, ma anche quelli che ci sono ancora, che insomma la pancia va riempita. Spero che possiate replicarla e farmi sapere com'è andata, che vi sia piaciuta la ricetta. Se così fosse, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, condividete la ricetta su tutti i vostri social
Io vi ringrazio, vi saluto a tutti, vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Grappa Pelata, ciao belle gioie, ciao! Altro che prova dell'assaggio, qua c'è dell'assalto.